Ciao a tutti e benvenuti! Oggi voglio scoprire assieme a voi un nuovo modello, le nuove Eurofima di Pico Expert, sul mercato da circa un anno nelle numerose varianti. In questo caso nell'elegante livrea delle ferrovie della Repubblica Ceca. Non sono mie, ma di un amico che come sempre non vuole essere citato, ma sappiate che mi presta buona parte dei modelli che vedete nei video, per cui desidero quantomeno ringraziarlo. Me le ha prestate per il prossimo video della playlist Grandi treni sul plastico Trick Track Model, assieme tra l'altro ad un altro modello, ma è una sorpresa, non perdetevi il prossimo video. Come potete osservare, sono carrozze fatte molto bene. Ottimi dettagli del sottocassa, bellissima l'idea degli smorzatori che non vanno ad intralciare il movimento del carrello, essendo parte della struttura. Ad occhio le carrozze promettono un ottimo comportamento sul plastico. Di elevata qualità anche i dettagli delle carenature, il realismo del carrello stesso, le stampe delle marcature. Si in pratica la riproduzione su una delle due carrozze del disegno che indica l'area di gioco per i bambini, un'ottima introduzione da parte di molte amministrazioni ferroviarie negli ultimi anni. Ed eccole giunte sul plastico, il tempo di sostituire i ganci con i corti Rocco e siamo pronti a testarle. Un appunto, queste carrozze costano intorno ai 70 euro l'una. Non sono pochi, ma comunque un 15-20% in meno rispetto ad altri marchi. Non è un elemento secondario e considerata la qualità, brava Pico Expert. E si parte, pronti per un piccolo stress test sul plastico Trick Track. Di tutto il tracciato del plastico Trick Track, questo porto in curva che vedete in primo piano è la parte più ostica. Proviamo ad affrontarlo sia in trazione che in spinta. Le carrozze vanno lisce con piacere, ottimizzate anche per i raggi più stretti. Le ho testate anche su un 42 cm di raggio e non hanno dato alcun tipo di noie. In questo punto c'è una curva R4 Rocco in leggera salita e anche in questo caso test superato. Un piccolo accenno storico. In origine le ferrovie ceche, anzi cecoslovacche, non disponevano di questo tipo di rotabili. Queste carrozze altro non sono che le ex Eurofima austriache. Con l'avvento di mezzi rotabili più moderni nel parco ÖBB, le Eurofima sono state cedute alle Cesche Draghi, perdonate la pronuncia. In realtà già prima del passaggio erano state ristrutturate. Per quanto riguarda le caratteristiche delle carrozze tipo Z o Eurofima, a fine video vi lascio il link a un mio video precedente in cui ne parlo in dettaglio e spiego anche come distinguere dalle Z1 e carrozze similari. Questa a destra è la versione Rocco produzione anni 90 della carrozza d'origine. Come ho sempre sostenuto, erano modelli ottimi che ancora oggi tengono il confronto con le, seppur molto più dettagliate e meglio realizzate, recenti produzioni. Tra l'altro hanno una circolabilità splendida anche su raggi molto ridotti. Con l'ausilio di una luce notiamo come gli interni siano ben definiti nella versione Pico. I sedili sono correttamente colorati di blu, come nelle carrozze reali. Anche nelle comunque ottime versioni Rocco degli anni 90 gli interni erano già molto buoni, con i sedili definiti e poggiatesta presenti. Questo invece è l'interno di una XZ2, carrozza molto simile, di produzione Acme. In questo caso gli interni sono di qualità direi superiore e il modello è nel complesso molto ben fatto. La versione Pico Expert da parte sua vanta una capacità di circolazione su plastico paragonabile alle corrispettive Rocco, in sostanza tendente alla perfezione. Che impressione vi siete fatti riguardo questi modelli? E che cosa ve ne pare della livrea azzurro-blu delle ferrovie della Repubblica Ceca? Fatemelo sapere nei commenti. Nel prossimo video, che spero di pubblicare la settimana prossima, potremo ammirarla in una composizione d'élite. Io e Trick Track vi ringraziamo per la visione e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!